Benvenuti o bentornati nel mio canale. Come si può vedere, questo video è dedicato al logo Soft Comfort 9 per programmare il logo 9 ma anche il logo 8 precedente. Cosa vedremo in questo video? Abbiamo visto, questo è il terzo video della serie sul logo 9. Nei precedenti video abbiamo visto quali sono le caratteristiche del logo 9 e del logo Software Comfort. In questo voglio parlare in particolar modo della novità del logo 9 e quindi si tratterà di una guida completa alla nuova sicurezza e in che modo possiamo configurare il nuovo Security Wizard. Andiamo pure avanti. Le funzioni di sicurezza sono avanzate rispetto ai modelli precedenti degli altri logo e questa sicurezza viene organizzata, programmata attraverso un wizard che chiamiamo Security ed è tra le novità più rilevanti di questo Soft Comfort. Cos'è il wizard? Come tutti i wizard è una procedura guidata che si avvia al primo utilizzo del software o alla configurazione di un nuovo modulo logo 9. Il wizard ci aiuta a configurare in modo guidato le credenziali, le funzioni di protezione per impedire accessi non autorizzati. Come abbiamo detto, il wizard si avvia automaticamente ogni volta che si crea un nuovo schema logo 9 o anche le versioni successive, anche se per adesso siamo ancora alla 9. Questo è il wizard, la finestra del wizard, che ci permetterà passo dopo passo di fare la configurazione della sicurezza. Andiamo avanti a vedere di che cosa si tratta, come configurarlo. Ecco, iniziamo dal modello di sicurezza, che è il primo aspetto che dobbiamo configurare. Come intendiamo impostare i criteri globali. Le opzioni principali che troviamo in questa prima schermata servono a definire il punto di partenza. Possiamo selezionare un modello predefinito, che chiamiamo template. Il software permette di scegliere un profilo di sicurezza standard già pronto, pensato per diversi scenari industriali, ad esempio il livello di sicurezza base per reti locali o isolate, eccetera, eccetera, connessi ad un cloud, o creare una configurazione personalizzata, quindi come custom. Se non usiamo il modello pronto, puoi scegliere di procedere invece passo dopo passo e questo ci aiuterà a definire manualmente ogni singolo parametro nei passaggi. Perché Siemens ha inserito questo primo step? Per farci risparmiare tempo. Se lavoriamo spesso con gli stessi standard di sicurezza aziendali, possiamo caricare il modello che abbiamo già salvato. Vedremo poi in che modo possiamo salvarlo. E il wizard compilerà automaticamente gran parte dei passaggi successivi come certificati e protocolli di comunicazione autorizzati. Seconda schermata è la password del programma. È possibile assegnare al programma di comando una password nuova oppure, se ce n'è già una precedente, modificarla o cancellarla. Per assegnare una nuova password si deve inserire la password nei due campi come accade in qualsiasi software. Nuova password ci dice se gli sembra abbastanza sicura e poi confermarla e poi cliccare su avanti. La password assegnata può essere cancellata in qualsiasi momento. Cosa succede quando trasferiamo il programma di comando del logo soft al logo 9? Perché questo ripetiamo, questo wizard security è abilitato solo per il logo 9. La password che abbiamo impostato passerà come password del programma. Quindi quando apriamo il programma, se non conosciamo la password, restiamo bloccati. Ovviamente se abbiamo inserito la password andiamo avanti per andare al protocollo di comunicazione. Qui le cose si fanno più interessanti. Cos'è il protocollo di comunicazione? Nel logo 9 consente al dispositivo di scambiare attraverso dei protocolli di comunicazione con altri sistemi PLC,
pannello operatore, cioè HMI, software, altri software gestionali, cloud, apparecchiature domotiche, eccetera. Questi protocolli sono progettati in modo che sono crittografati e protocolli di sicurezza avanzati per proteggere l'impianto da accessi non autorizzati. Allora, qui troviamo consenti accesso S7. Se lo andiamo a flaggare, se lo scegliamo, stiamo organizzando il nostro sistema di sicurezza per comunicare con il mondo Siemens, cioè permette di dialogare in modo nativo con altre PLC Siemens, come la serie S7 1200 o 1500, quindi possiamo condividere con il logo, con questi PLC, gli ingressi, le uscite e le variabili di memoria. Consenti la comunicazione tra logo, non ho scritto niente perché lo troviamo scritto qua, la comunicazione logo può essere utilizzata solo per la comunicazione tra disponibili logo dalla versione 9 o superiore. Per impostazione predefinita la comunicazione logo utilizza un certificato integrato. È possibile modificare il certificato nella impostazione dei certificati. Quindi, se ovviamente usiamo un logo e vogliamo comunicare con un altro logo, questo deve essere abilitato. Poi abbiamo consenti accesso Modbus. Modello Modbus TCP è lo standard industriale che permette al logo di comunicare con dispositivi di terze parti, cioè inverter, altri controllori o software SCADA. Come leggiamo in questo schema, abilitando l'accesso al Modbus è possibile aprire la porta non sicura 502-509 su richiesta. La porta 510 viene aperta di default e non può essere chiusa. Possiamo scegliere se abilitare il consenso all'accesso al server web. Questo lo fa sfruttando il protocollo HTTP/HTTPS, permettendo quindi di monitorare e controllare l'impianto da remoto tramite un normale browser web o un display remoto TDM. Anche qui troviamo quale porte vengono aperte e vengono chiuse, speriamo che non siano troppe perché poi ci sarebbe corrente d'aria. Qui scegliamo se consentiamo impostazioni IP non autorizzate, adesso vedremo cosa sono più tardi. Sì, velocemente intanto possiamo dire che consentire impostazioni IP non autorizzate non è sicuro. Nei dispositivi logo 9 e versioni successive questa impostazione funziona solo se il dispositivo è attivato. Consente impostazioni IP non autorizzate. Okay. E poi alla fine abbiamo la possibilità di accettare o meno l'impostazione dell'orologio, in modo che durante il trasferimento l'orario e il datario dell'orologio viene sincronizzato, del nostro PLC è sincronizzato con quello del nostro PC. Vediamo, scusate qui, ho premuto troppo. Perché accettare le impostazioni dell'orologio? Perché appare l'avviso di sicurezza sulle pericolosità dell'accettazione di questa impostazione? Infatti, il protocollo di comunicazione accetta impostazione dell'orologio. Qui vediamo che troviamo scritto in automatico: accettare l'impostazione dell'orologio non è sicuro. E allora ci chiediamo, ma perché? Allora, perché bisogna accettarle, anche se ci dice che non è sicuro? Questo passaggio è fondamentale per il funzionamento dei blocchi logici temporizzati, tra cui ovviamente timer settimanali, eccetera, eccetera, orari di accensione, per evitare discrepanze nel timestamp e nei certificati di comunicazione di rete. Allora mi chiedo, ma sta avviso di sicurezza mi dice che è insicuro, non è sicuro, per quale motivo? Perché Logosoft 9 è legata al protocollo di comunicazione non crittografato HTTP o S7 classico, utilizzato per impostare l'orologio RTC nei moduli logo. Nei sistemi moderni, incluso Logo 9, qualsiasi modifica remota o batch senza crittografia viene segnalata come potenziale vulnerabilità di rete.
abbiamo la web server 9, ne abbiamo detto prima che potevamo accettare o non accettare questa norma, questa sicurezza. Innanzitutto vediamo cos'è questo web server sul Lago 9. Serve a monitorare e controllare il dispositivo a distanza tramite qualsiasi browser web, ma anche sia che ci colleghiamo col PC, con uno smartphone, con un tablet, non c'è bisogno di installare software aggiuntivi. Quali sono le funzioni del web server? Controllo remoto, appunto dicevamo, permette di attivare o disattivare uscite sul PLC, accendere luci, avviare motori cliccando sullo schermo del telefono. Abbiamo anche il monitoraggio di stato, cioè ci consente di vedere in tempo reale i valori dei sensori, conteggi, timer, eccetera. E la visualizzazione del display, che in pratica replica l'interfaccia esatta dello schermo del logo o del display esterno TDE direttamente nel browser. Quindi se lo accettiamo possiamo vedere quello che abbiamo detto. Quello che abbiamo detto qui si concentra su quale porte vengono aperte. E proprio perché quelle porte vengono aperte, tipi di web server e accesso. Allora, i tipi sono due. Standard è attivabile con un clic, mostra la replica digitale dello schermo e permette l'interazione. Poi abbiamo invece il custom web server tramite il software Logo Web Editor. Permette invece di creare pagine grafiche personalizzate. Possiamo caricare un po' di tutto sul LVE, planimetria della casa, inserire pulsanti, grafici, trend di temperatura, barre di livello ed elementi di design su misura. Per quanto riguarda l'accesso al web server, eccolo qua, vedete ci sono due. Sì. Web server, protocolli e porte, possiamo usare l'HTTP che utilizza la porta standard 80, non usa protocolli di sicurezza aggiuntivi. I dati viaggiano in chiaro, quindi di notte non li vediamo, come testo semplice. Chiunque intercetti il traffico, cosa fa? Può leggere password, dati personali o comandi inviati. Oppure possiamo utilizzare come protocollo e porta quello crittografato e sicuro HTTPS. Utilizza la porta 443. Sfrutta i protocolli crittografati SSL e TLS per proteggere il canale. I dati vengono crittografati prima dell'invio e se intercettati non vengono letti perché sono illeggibili. Possiamo notare che qui c'è scritto che è necessario configurare l'accesso al web server, consente HTTPS, porta 443, però per rendere effettiva questo bisogna più avanti configurare il certificato PSK, che è un certificato esterno nelle impostazioni. Quindi con questa configurazione PSK cosa si tratta la vedremo più avanti. Adesso siamo al quarto passaggio, filtro IP server dinamici. È una funzione di sicurezza avanzata presente all'interno del software di programmazione. Questa funzione come agisce? Come un firewall interno o ACL, Access Control List per il modulo 9, regolando e proteggendo l'accesso al controllore da parte di altri dispositivi di rete. In pratica cos'è? È una vera e propria lista di controlli degli accessi. Di fabbrica il logo accetta le richieste di comunicazione da qualunque indirizzo. Chiunque bussa alla porta, logo apre, connesso alla rete locale o remota. Attivando questa funzione blocchiamo l'accesso libero, mettiamo un guardiano davanti alla porta e stabilisce a priori quale PLC, quale computer, quale pannello può dialogare con il nostro logo 9. Ovviamente qui bisogna andare su conferma richiesta di collegamento e qui mettere gli indirizzi IP dei nostri vari accessi.
altrimenti non possono colloquiare con il nostro. Vediamo le impostazioni dei certificati dopo il filtro IP server dinamici. La strategia della cyber security introdotta con il logo 9 offre una certa flessibilità nella scelta di livello di protezione tramite menu di configurazione diversi della sicurezza. Tre differenti certificati. C'è il certificato integrato che possiamo utilizzare sia per l'accesso, sia per la comunicazione, sia per l'accesso al web server. Abbiamo queste modalità. Eccolo qua, accesso a LSC, TDE e Logo Communication. Strategia dei certificati applicabili, abbiamo l'integrato, il PSK e l'esterno. Accesso in modalità web server HTTP, PS, abbiamo invece questi due modelli di certificati. Qual è la differenza tra questi tre? Dipende nella complessità, andiamo a vederli nel particolare. Il certificato integrato, il primo, è generato automaticamente dal firmware del logo o dal logo Soft Comfort. È la soluzione standard, cioè con chiavi in mano siamo pronti, fornita direttamente da Siemens per attivare immediatamente la crittografia HTTPS, senza andare a diventare particolarmente abili nelle configurazioni complesse. È un livello di sicurezza medio, protegge il canale, cifrando i dati, evita lo sniffing delle password, ma non è validato da autorità di terze parti. Qual è il comportamento del browser? Quando ci colleghiamo al web server da PC o smartphone, il browser mostrerà un avviso rosso di errore, indicherà connessione non sicura. Per eliminarlo è necessario scaricare manualmente un certificato di logo e installarlo tra le autorità di certificazione e radici attendibili. Per che cosa è ideale questa certificazione integrata? Per impianti isolati, reti locali, LAN, di officine, automazione domestica semplice. Vediamo il successivo, quello PSK. Il sistema PSK genera invece una firma interna immediata, comoda, ma non riconosciuta da PC esterni come certificato ufficiale. Se scegli esterno, dovremo caricare manualmente nel logo il file del certificato con la relativa chiave privata, in modo che l'automazione sia integrata perfettamente con le politiche di sicurezza informatica dell'azienda. Quindi, detto questo, differenza fra PSK ed esterno, cos'è questo certificato PSK? È un certificato che, abbiamo detto, è generato automaticamente dal sistema Siemens ed è basato su una chiave segreta pre-condivisa, pre-shared key. Che cosa fa? Poi in soldoni. Crea una chiave crittografica simmetrica che deve essere conosciuta sia dal logo 9 sia dal dispositivo che tenta di comunicare. Ad esempio, PLC con logo, Soft Comfort con un'app mobile. A cosa serve? Ovviamente abbiamo detto che crittografa serve a cifrare immediatamente la comunicazione senza che noi utenti dobbiamo creare o acquistare certificati da enti esterni. Quindi è la soluzione standard integrata pronto all'uso, chiavi in mano, out of the box. Quando la usiamo? Per configurazione standalone, piccoli impianti, macchine isolate, reti locali, protette, in cui non è presente una struttura IT aziendale complessa. Quali sono le differenze invece? Cos'è un certificato esterno? Eccolo qua. Abbiamo visto prima certificato, se vogliamo configurare il certificato PSK, se vogliamo configurare il certificato esterno. È un file di sicurezza in standard X509. I formati tipici sono .cer, .crt, .pfx. E questi certificati sono rilasciati esterni da un'autorità terza o generato dall'ufficio IT aziendale. È un'opzione di livello Enterprise, cioè consente di caricare nel logo un certificato digitale
personalizzato generato da una infrastruttura IT aziendale o da un'autorità pubblica. Capisco che tutte queste informazioni sulla gestione e configurazione del wizard sono lunghe, possono essere anche noiose, ma preparando questa guida mi sembrava doveroso cercare di parlare di tutto. Poi ovviamente quelle informazioni che non ci servono in base al nostro grado di conoscenza o del nostro grado di obiettivo di programmazione possono servire, non possono servire. Ma comunque, detto questo, a cosa serve questo certificato? Garantisce che nessuno possa camuffarsi da PLC all'interno della rete. Livello di sicurezza, questo è massimo, sia la crittografia dei dati, sia un'autentificazione certa sull'identità del dispositivo all'interno di una rete aziendale. Quando si usa? È obbligatorio nelle reti aziendali questo certificato esterno quando la rete aziendale è strutturata con IT/OT in ambito industriale avanzato o quando il logo 9 deve comunicare in modo sicuro verso l'esterno, ad esempio scambiando dati con piattaforme come il cloud, AWS o Azure o server MQTT. Cos'è lo standard X509? Per capirlo, possiamo immaginarlo come un regolamento globale che stabilisce come deve essere stampato e strutturato un passaporto elettronico. E per fare in modo che qualsiasi computer, browser o PLC sia in grado di leggerlo, comprenderlo o verificarlo. Quindi è un passaporto, per così dire, elettronico. Abbiamo le impostazioni CA attendibili e differenza con impostazione dei certificati. L'impostazione dei certificati attendibile, in inglese lo chiamiamo Trusted CA e Trusted Certificates, sia all'interno del software, serve a memorizzare la lista delle autorità di certificazione esterne di cui il luogo può fidarsi ciecamente. Così come disse una volta un mio amico, purtroppo affetto da cecità, che veniva accompagnato da un amico che non era cieco e che guidava l'auto. Una volta gli chiesi: ma scusa Francesco, ma tu ti fidi di lui? E lui mi rispose ciecamente: a cosa serve nello specifico questa impostazione? Serve a autenticare server remoti e cloud, cioè quando colleghi il logo nuovo a un server cloud, il cloud presenta al logo un certificato di sicurezza. Piccola nota che ho scritto qua: mentre l'impostazione del certificato abbiamo visto prima serve a gestire i documenti di identità, la nostra carta di identità elettronica, l'impostazione CA attendibile serve a definire di chi il logo può fidarsi. Semplice esempio per capire la differenza fra impostazione certificati e impostazione CA attendibile. L'impostazione certificati è il nostro passaporto, quindi serve a dimostrare che sono io. L'attendibile invece è l'elenco dei governi che sono autorizzati a rilasciare il passaporto. Controlla se il passaporto di quel dispositivo è stato firmato da uno dei governi che sono presenti nella lista che scriveremo qua. Se non è in lista, bisogna aspettare, un po' come le visite mediche, che prenoti a ottobre e la visita te la danno a novembre dell'anno prossimo. Impostazione dei comandi di accesso ancora. Eccolo qua, siamo al penultimo, ci siamo quasi. A partire del logo 9, Siemens ha introdotto il sistema UMAC. Il sistema cosa permette di fare? Permette di creare 4 profili utenti protetti da password e sono associati a ciascun operatore con un'identità digitale e soprattutto con ruoli specifici ben definiti e privilegi diversi e crescenti.
Quello più importante è quello di amministratore, è il livello massimo, ha il controllo totale del dispositivo. Può cambiare il programma, modificare i parametri di rete, gestire altri utenti. Poi c'è il secondo livello, eccolo qua, maintainer oppure ingegnere, engineer. Questo livello permette di caricare, scaricare e modificare la logica dei programmi, i blocchi funzionali, fare diagnostica, ma ha limitazioni nella gestione del sistema. Ad esempio, non ha i diritti di gestione degli utenti o dei certificati di sistema, che quelli sono permessi solo all'amministratore. Poi abbiamo l'operatore, poverino, è il livello di chi usa l'impianto quotidianamente e gli serve, può solo premere bottoni, premere i pulsanti sul web server, cambiare i parametri di lavoro, il temporizzatore, aumenta il tempo, diminuisco il tempo, faccio passare il tempo e azionare dei comandi senza poter fare nient'altro, quindi il programma non si tocca. Poi c'è l'osservatore che è pensionato che va a guardare i cantieri, cosa sta succedendo, ed è il livello minimo. Può esclusivamente visualizzare lo stato dell'impianto, dice, ah, bello questo impianto, monitorare lo stato dei sensori, ah, sta funzionando, e leggere i dati, dice, oh, bello, mi piace questo dato, senza possibilità di fare niente, né di inviare comandi, solo guarda, posto così. Creare o abilitare allora i profili utenti. Come faccio? Dopo aver digitato la password, perché è obbligatorio, attiva accesso a UMAC, se il logo viene disabilitata la casella UMAC, il sistema di controllo accesso basati su ruoli viene spento, quindi tutti possono fare tutto. Senza il segno la password inserita rimane memorizzata nel testo. Se scrivo la password ma non metto il segno, la password viene memorizzata come testo, ma effettivamente non serve a niente. E quindi qua vado a mettere, clicco con il tasto destro, password, metto la password e poi la vado a confermare con questo segno di spunta. Amministratore vuole aggiungere altri incarichi, altri profili. Per creare un nuovo profilo devi cliccare con il tasto destro del mouse nella prima riga e appare questo comando: inserisci riga, elimina riga, inserisci nuova riga. Dopo aver inserito la nuova riga, dove c'è scritto ruolo tasto destro, andiamo a cliccare, selezioniamo quale profilo vogliamo, l'osservatore, l'operatore, il manutentore, quello che sia, e andiamo avanti così. Siamo all'ultima, la panoramica, quindi siamo in alto per vedere tutto, ci permette di, eccolo qua, una finestra la finestra che riassume ciò che abbiamo creato, ciò che abbiamo regolato. Quindi fa il riepilogo di tutte le impostazioni configurate nei passaggi precedenti. Il modello di sicurezza che abbiamo creato, eccolo questo qua, che vedete io quello che ho creato ho disabilitato tutto perché tanto devo semplicemente programmare da casa. Possiamo salvarlo come modello, dove qui scrivo il nome del modello e lo salviamo. Quindi questo lo ritroveremo come modello la prossima volta che iniziamo un nuovo programma, se vogliamo caricare direttamente questo. L'intera struttura di sicurezza, salveremo l'intera struttura di sicurezza e non ci sarà bisogno di ripetere il wizard, basterà caricare il file. Cosa fare subito dopo aver chiuso il wizard? Le impostazioni in questo momento sono salvate nel software, Logosoft Comfort PC, ma ovviamente non sono ancora nel PLC. Per renderle operative bisogna fare il download del programma nel logo. Quindi bisogna cliccare sull'icona trasferimento PC logo, come si faceva nel logo 8, selezionare l'indirizzo IP, avvia il trasferimento. Ovviamente, siccome abbiamo inserito una password, il software ti chiederà di digitare la password dell'amministratore appena creata per autorizzare la sovrascrittura nel dispositivo. Operazioni conclusive prima di poter scrivere il programma nel PLC. Sembrava che avessimo finito. Dopo aver chiuso il Security Wizard si apre automaticamente un'altra finestra, che è questa qua, che
dal nome proprietà del dispositivo, impostazione di logo. Questo significa che il software ha registrato tutti i parametri e che ti sta riportando nella scheda madre del logo. Che fare a questo punto? Dobbiamo compiere le ultime verifiche hardware, cioè prima di trasferirlo. Impostare l'indirizzo IP del logo, se dobbiamo trasferirlo. Verificare che l'indirizzo IP e la subnet mask corrispondono a quello della macchina con la quale stiamo colloquiando. Se l'IP è errato il PC non riuscirà a trovare il logo e così via, ma queste sono cose che succedono anche con il logo 8. Controllare poi il tipo di hardware. Assicurati che nella sezione dedicata al PLC sia selezionato espressamente il logo 9 o la versione esatta del tuo modulo, ad esempio logo 8.4 se stai configurando quel tipo là, e poi confermare tutto con il tasto OK. Questo salverà l'intera configurazione nel tuo progetto, come vediamo qua, impostazione offline. Adesso so che alcuni miei colleghi e altri che lavorano per la scuola si chiederanno, ma ogni volta devo fare questa storia in un laboratorio dove ci sono i ragazzi, mettono la password, poi diventa problematico gestirlo, non si ricordano la password, cosa succede? Come risolvo questo problema? Allora mi sono permesso di scrivere due cosette su questo. Come gestire il Security Wizard in un laboratorio scolastico. Per evitare che gli studenti si blocchino continuamente e dimenticano la password, la soluzione migliore è tagliargli le mani. No, non scherzo. La soluzione migliore consiste nell'eseguire il wizard una sola volta per ogni banco, applicando le impostazioni fisse in modo che loro siano semplicemente operatori. Scegli una password di istituto, ad esempio, io mi permetto di dire unica, poi fate voi. Esegui il wizard su tutti i moduli logo 9 del laboratorio. Metti la stessa identica password amministratore su tutti. Io ho scritto scuola 2026, ma mettete tanto per mettere un nome. E la classica di fabbrica logo, ma questa se la classica di fabbrica la sgamano subito che è quella la password. Spiega agli studenti che quella password fa parte dell'hardware fisso del banco. Poi, una volta scelta la password unica, disabilita i servizi di rete non necessari, cioè al passo 3 nel wizard, non attivare l'accesso al web server e protocolli. Se le esercitazioni prevedono solo logiche locali, ingresso e uscite standard, questo ridurrà successivi avvisi a schermo. Salva le credenziali nel software, cioè nelle opzioni Logo Soft Comfort, associa l'indirizzo IP del logo a quel banco di lavoro, di quel banco di lavoro alla password scelta. In questo modo il software compilerà i campi in automatico, rendendo il processo invisibile agli studenti durante i successivi caricamenti upload-download. Voglio però spendere anche due parole per quanto riguarda il valore didattico della sicurezza industriale. Capisco che i programmi scolastici delle volte non ci permettono di approfondire molto argomenti di questo tipo, ma se ci riusciamo, invece di vedere il wizard come un ostacolo, noi docenti possiamo utilizzarlo come argomento di lezione. Perché? Perché nel mondo dell'automazione industriale moderna la cyber security non è più opzionale. Insegnarlo agli studenti riflette esattamente ciò che troveranno nelle aziende una volta terminati gli studi. Adesso mi chiedo, ma abbiamo visto che questo wizard di sicurezza vale se con il logo 9 sto programmando il logo, con il soft comfort 9 sto programmando il logo 9. Ok, ma abbiamo detto che con logo 9 posso programmare anche un logo 8. Cosa succede? E come posso farlo? Ovviamente all'avvio apparirà la finestra del wizard, perché
cosa facciamo? La chiudiamo o da qui a nulla. A questo punto si apre invece la finestra impostazioni di logo, dove possiamo scegliere il nostro hardware. Andiamo sul tipo di hardware, scegliamo la versione del logo a nostra disposizione, quello che sia, lo accettiamo e una volta che facciamo aggiungi nuovo diagramma apparirà il nostro editor di diagramma per programmare il nostro logo 8, quello che sia. Quindi le norme la tipologia di sicurezza non saranno utilizzate. E come programmare invece il logo 9 se il logo comfort era stato impostato sul logo 8? Ovviamente all'avvio la finestra del Security Wizard non apparirà perché avevamo finito di lavorare con l'8. Si apre invece in automatico sempre, questa si apre sempre, questa è una cosa che ci perseguita. Impostazione di logo, quindi facciamo l'operazione inversa. Sul tipo di hardware scelgo il logo 9, non appena scelgo il logo 9, non ne appare subito il wizard, appare subito il wizard per la nostra configurazione della sicurezza e quindi siamo pronti per lavorare sul wizard di sicurezza. Bene, mi sembra di aver detto abbastanza, così il video è concluso, spero che sia di vostro gradimento, che sia interessante e che possiate trovare utile nella vostra preparazione, nel vostro uso del logo 9, del Soft Comfort 9. Vi ringrazio per la visione del video, vi auguro una buona continuazione. Se non siete ancora iscritti al mio canale potete iscrivetevi, vi invito ad iscrivervi, tanto è gratis, a voi non costa niente, per me è un motivo di soddisfazione e anche così l'algoritmo che decide quali video sono più interessanti, quali canali sono più interessanti, vengono così a scalare la classifica e vengono trovati più facilmente. Bene, detto questo, per chi fosse interessato a come configurare il laboratorio scolastico, lo faccia sapere che magari provo a creare un video solo per questo argomento. Seguiranno altri video che riguardano il logo 9 sulle novità dei blocchi a disposizione, i blocchi in più che troviamo rispetto al logo Soft Comfort 8. Bene, buona continuazione.